Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Estinet Exeltis Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 25 gennaio 2022. Cosa è Estinet? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Estinet durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa è Estinet? Estinet è un farmaco a base del principio attivo gestodene-pioetinile-estradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Exeltis Italia SRL. Estinet può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Estinet 0,075 mg più 0,020 mg 21 compresse rivestite. Estinet 0,075 mg più 0,020 mg 21 compresse rivestite, importato dal Portogallo. Estinet 0,075 mg più 0,020 mg 21 compresse rivestite, importato dal Portogallo. Estinet 0,075 mg più 0,020 mg 21 compresse rivestite, importato dal Portogallo. Estinet 0,075 mg più 0,020 mg 21 compresse rivestite, importato dal Portogallo. Estinet 0,075 mg più 0,020 mg 21 compresse rivestite, importato dal Portogallo. Estinet 0,075 mg più 0,020 mg 21 compresse rivestite, importato dal Portogallo. Estinet 0,075 mg più 0,020 mg 3 blister X 21 compresse rivestite. Estinet 0,075 mg più 0,020 mg 6 blister X 21 compresse rivestite. Estinet 75 mg più 20 mg 21 compresse rivestite, importato dal Portogallo. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gedeon Richter PLC. Concessionario: Exeltis Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: gestodene-pioetinile-estradiolo. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione. La decisione di prescrivere Estinet deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Estinet e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia: non iniziare o non continuare l'assunzione di Estinet in caso di gravidanza nota o sospetta. Posologia: come prendere Estinet? Per le pazienti che usano la confezione da 21 compresse. Le compresse da 1 a 21 contengono le sostanze attive, compresse attive. Le compresse devono essere assunte nell'ordine indicato sulla confezione, ogni giorno e approssimativamente alla stessa ora. Deve essere presa una compressa attiva al giorno, per 21 giorni consecutivi, seguita da un periodo di 7 giorni in cui non si assumono compresse. Ciascuna confezione successiva va iniziata dopo un periodo in cui non si assumono compresse e durante il quale sia sanguinamento da sospensione. Il sanguinamento di norma inizia il 2A o il 3A giorno dopo l'assunzione dell'ultima compressa e potrebbe non terminare prima dell'inizio della successiva confezione di compresse. Come iniziare l'assunzione di Estinet? Nessun uso di contraccettivi ormonali nell'ultimo mese. L'assunzione delle compresse deve iniziare all'1A giorno del normale ciclo della donna, ossia il primo giorno delle mestruazioni. È possibile iniziare ad assumere le compresse anche fra il 2A e il 5A giorno, tuttavia durante il primo ciclo si raccomanda di associare un metodo contraccettivo non ormonale, ad esempio, profilattico o spermicida, nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Passaggio da un'altra pillola contraccettiva orale combinata. La donna deve iniziare a prendere Estinet il giorno successivo al consueto intervallo di non assunzione di compresse attive o al periodo di assunzione di compresse di placebo con il precedente COC. Passaggio da un metodo contraccettivo con solo progestinico, mini pillole, iniezione, impianto. La donna può passare dalle pillole di solo progestinico a Estinet in qualunque giorno. In caso di un impianto, Estinet deve essere iniziato dal giorno in cui l'impianto viene rimosso.
Nel caso del passaggio da iniezioni, Estinette deve essere iniziato alla data in cui si sarebbe praticata la nuova iniezione. In qualunque caso, si consiglia di associare un metodo contraccettivo di barriera nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Dopo aborto nel primo trimestre, la donna potrà iniziare immediatamente ad assumere le compresse. In questo caso, non sono necessarie misure contraccettive supplementari. Dopo il parto o dopo aborto nel secondo trimestre, per le donne che allattano al seno, vedere paragrafo 4.6. Si consiglia di iniziare a prendere le compresse fra il 21 e il 28 giorno dopo il parto, nel caso di donne che non allattano al seno, o a seguito di aborto nel secondo trimestre. Si consiglia di associare un metodo contraccettivo nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Tuttavia, se la donna ha già avuto rapporti sessuali, bisogna escludere la gravidanza prima di iniziare a prendere le compresse, oppure aspettare fino al primo ciclo mestruale. Compresse dimenticate. L'efficacia del contraccettivo può essere ridotta se la donna dimentica di assumere compresse, soprattutto se il ritardo prolunga l'intervallo in cui non si devono assumere compresse attive. Se la donna dimentica di prendere una compressa per meno di 12 ore, la donna deve prendere la compressa non appena si ricorda, e poi continuare ad assumere le altre compresse all'orario consueto. Se il ritardo supera 12 ore, l'efficacia contraccettiva potrebbe risultare ridotta. La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se questo significa dover prendere 2 compresse contemporaneamente. In seguito, dovrà continuare a prendere le compresse all'ora consueta ogni giorno. La donna dovrà associare un metodo contraccettivo di barriera per i 7 giorni successivi. Se nella confezione restano meno di 7 compresse, la donna deve continuare ad assumere le compresse nella confezione fino a esaurimento delle compresse della confezione, senza osservare l'intervallo di non assunzione di compresse. Questa modalità evita il prolungamento dell'intervallo in cui non si assumono compresse, condizione che accresce il rischio di ovulazione prematura. È improbabile che il sanguinamento da sospensione si verifichi fino alla fine della seconda confezione, ma la donna potrebbe manifestare spotting o sanguinamento da sospensione nei giorni in cui sta assumendo le compresse. Se non si verifica alcun sanguinamento dopo aver terminato l'assunzione della seconda confezione, il rischio di gravidanza deve essere escluso prima che la donna inizi una nuova confezione. Consigli in caso di vomito/diarrea. Se il vomito si verifica entro 3-4 ore dall'assunzione di una compressa, quest'ultima potrebbe non essere stata totalmente assorbita. In questo caso, attenersi alle precauzioni di cui sopra riguardo alle compresse dimenticate, descritte nel paragrafo EURO-SS, e la donna dimentica di assumere le compresse EURO-S. La donna dovrà prendere la necessaria compressa, o le necessarie compresse, da un'altra confezione. In caso di sintomi gastrointestinali gravi o di lunga durata, la donna deve utilizzare un altro metodo contraccettivo o contattare il proprio medico. Come ritardare o spostare il sanguinamento da sospensione. Per ritardare un sanguinamento da sospensione, la donna deve continuare ad assumere le compresse dalla confezione successiva di Estinette senza l'intervallo di non assunzione delle compresse. Il prolungamento dell'assunzione può durare fino a quando desiderato fino al termine della seconda confezione. Durante il prolungamento dell'assunzione, la donna può manifestare sanguinamento da sospensione o spotting. L'assunzione regolare di Estinette viene ripresa dopo l'abituale intervallo di 7 giorni in cui non si assumono compresse. Per spostare la mestruazione in un giorno della settimana diverso da quello in cui la donna ha solita averla secondo lo schema di assunzione di Estinette corrente, la donna può ridurre la durata dell'intervallo di assunzione di tanti giorni quanti ne desidera. Più breve alla pausa, maggiore è il rischio che la donna non abbia la mestruazione durante tale pausa, ma avrà invece un sanguinamento da sospensione o spotting mentre sta prendendo la confezione successiva. Ciò accade anche quando la mestruazione è ritardata. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia dei contraccettivi orali combinati sono state documentate in donne potenzialmente fertili. Non ci sono indicazioni all'uso di Estinette prima del menarca. Anziani. I contraccettivi orali combinati non sono indicati nelle donne in postmenopausa. Controindicazioni. I contraccettivi orali combinati, COC, non devono essere usati nelle condizioni di seguito elencate. Se uno di questi disturbi insorge per la prima volta mentre si prende un contraccettivo orale combinato, interrompere immediatamente la sua assunzione.
Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV. Tromboembolia venosa Euro-TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina IgI, carenza di proteina C, carenza di proteina S. Intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di fattori di rischio, vedere paragrafo 4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA. Tromboembolia arteriosa Eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris. Malattia cerebrovascolare Euroictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio o transient ischemic attack, TIA. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistenemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante. Precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali. Rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di fattori di rischio, vedere paragrafo 4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, pancreatite in atto o pregressa associata a grave ipertrigliceridemia, patologie epatiche gravi o recenti. Finché copyright i test di funzionalità epatica non si sono normalizzati, note o sospette condizioni maligne sensibili agli steroidi sessuali, ad esempio a carico della mammella o degli organi genitali, neoplasie epatiche benigne o maligne, in corso o pregresse, sanguinamento vaginale non diagnosticato, ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti, elencati nel paragrafo 6.1. L'associazione di estinette con prodotti medicinali contenenti ombitasvir barra paritaprevir barra ritonavir ed asabuvir controindicata, vedere paragrafi 4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Esami barra visite mediche. Prima di iniziare o riprendere l'uso di estinette, si deve raccogliere un'anamnesi completa, inclusa l'anamnesi familiare, e si deve escludere una gravidanza. Si deve misurare la pressione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota: per identificare potenziali interazioni si devono sempre consultare le informazioni sulla prescrizione dei medicinali assunti in concomitanza. Interazioni farmacodinamiche. L'impiego concomitante di farmaci contenenti ombitasvir barra paritaprevir barra ritonavir ed asabuvir, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere estinette insieme ad altri farmaci come Eurosaprepitant Accorda Euro, Eurosaprepitant Teva Euro, Eurosaptivosa Euro, Eurosatantoa Euro, Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Dottor Redisa Euro, Eurosatazanavir Krka Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoinal Euro, Eurosefavirens entricitabina e tenofovir di soproxil aurobindo a Euro, Eurosefavirens più entricitabina più tenofovir di soproxil Milana Euro, Eurosefavirens entricitabina tenofovir di soproxil Krka Euro, Eurosefavirens entricitabina tenofovir di soproxil Teva Euro, Eurosefavirens barra entricitabina barra tenofovir di soproxil Zentiva Euro, Eurosefavirens Milana Euro, Eurosefavirens Teva Euro, Eurosimenda Euro, Eurosevotazza Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgami Beta Complexa Euro, Eurosgardinale a Euro, Eurosivemenda Euro, Eurosluminale, Compressa Euro, Eurosmavireta Euro, Eurosmicobutina Euro, Eurosmisolinea Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosnevirapina Milana Euro, Eurosnevirapina Sandozmba Euro, Eurosnevirapina Teva Italia Euro, Eurosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite a Euro, Eurosreietax, capsula Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, Eurosustiva Euro, Eurostargretina Euro, Eurostegretula Euro, Eurostelzir, compressa rivestita Euro, Eurostelzir, sospensione a Euro, Eurostolipa Euro, Eurosviramone a Euro, Eurosvolsivia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere estinette durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere estinette durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Estinette non ha indicato in gravidanza. In caso di gravidanza durante l'assunzione di estinette, sospendere immediatamente il trattamento.
Non ci sono evidenze certe che gli estrogeni e i progestinici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Estinette non influenza o influenza in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Descrizione di alcune reazioni avverse. Nelle donne che usano coca è stato osservato un maggior rischio di eventi trombotici e tromboembolici arteriosi e venosi, tra cui infarto miocardico, ictus, attacchi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati effetti nocivi gravi dopo sovradosaggio. Sintomi: nausea, vomito e nelle pazienti più giovani un lieve sanguinamento vaginale. Trattamento: non vi è alcun antidoto e l'ulteriore trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale. Progestinici ed estrogeni, associazioni fisse. Codice ATC G03A10. L'effetto contraccettivo delle pillole anticoncezionali si basa sull'interazione fra vari fattori di proprietà farmacocinetiche. Gestodene. Assorbimento. L'assorbimento di gestodene assunto per via orale avviene in modo rapido e completo. A seguito di una dose singola si raggiunge entro un'ora circa la massima concentrazione sierica, dati preclinici di sicurezza. Per valutare il rischio nell'uomo sono stati condotti studi della tossicità su animali da laboratorio per entrambi i principi attivi etinilestradiolo e gestodene, usati separatamente o in associazione. Gli studi: elenco degli eccipienti: compressa, sodio calcioidetato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, povidone K30, amido di mais, lattosio monoidrato, rivestimento: giallo chinolina, E104, povidone K90, titanio diossido, E171, macrogol 6000, talco, calcio carbonato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di estinette a base di gestodene più etinilestradiolo sono: Brileve, compresse rivestite, estinette, Fedra, Gestodiol, Armonet, Mimarigold. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.